distillazione. La distillazione, l'inizio della distillazione si perde nella storia dell'umanità. Probabilmente furono proprio gli arabi in Turchia a scoprire, nell'attuale Turchia, a scoprire la distillazione. Cosa distillavano gli arabi? Visto che per la loro religione non si può bere bevande alcoliche, non si possono bere bevande alcoliche, quindi cosa distillavano? Distillavano l'acqua di rosa. L'acqua di rose è un cosmetico, è un profumo, è un tonico per la pelle, quindi loro probabilmente avevano scoperto l'alambicco, al-ambic, lo dice, sembra una parola araba, appunto per distillare l'acqua di rose. Questo è il nostro piccolissimo alambicco. Guardate, si compone di 3 parti: la pentola, dove andremo a mettere la sostanza da distillare, il termometro e infine la serpentina, c'è già dell'acqua all'interno, per poterci permettere di raffreddare la sostanza fermentata e appunto distillare, cioè purificare la parte alcolica della sostanza fermentata. Cosa si può mettere all'interno dell'alambicco per produrre alcol, grappe, whisky? Ci vuole una sostanza che abbia già al suo interno una parte alcolica. Quindi, ad esempio, se noi mettiamo del vino, andremo ad eliminare, a separare la parte dell'acqua e delle sostanze organolettiche, eccetera eccetera, presenti nel vino, dalla parte alcolica quasi completamente. Si può arrivare ad ottenere un prodotto a 90 gradi, cioè purificarlo al massimo, o meno purificato. In questo caso il prodotto porterà al suo interno gli aromi della parte del prodotto stesso che andremo a far fermentare. Ovvero, se io distillo del vino, ad esempio da uve moscato, da vinacce di uve moscato, lo distillo a 100 gradi, a 90 gradi, purifico quasi completamente, quindi di quelle vinacce di moscato non avrò più i sentori. Invece se lo distillo a 50-60 gradi, parte di quegli aromi delle vinacce rimarranno anche all'interno del distillato. Distillato per eccellenza italiano è la grappa fatta da vinacce, ma in altri paesi possiamo trovare il cognac, ad esempio in Francia, cognac che deriva dal vino bianco, o ad esempio nei paesi anglosassoni possiamo trovare il whisky, o in Scozia o in Irlanda il whisky non è altro che un distillato di birra a tutti gli effetti, un distillato di malto, di puro malto o di grano, quindi distillato di grano. Poi abbiamo infatti ad esempio il rye whisky è il distillato di segale ed è tipico americano, ma lo fanno anche in Scozia o in Irlanda, o ad esempio in Inghilterra è il gin, che è un distillato aromatizzato al ginepro o comunque cucumber, o diciamo il cetriolo, altre spezie, altri aromi. Quindi ogni parte del mondo ha il suo distillato tipico.
c'è chi distilla i datteri, c'è chi distilla le mele, chi distilla anche del latte. Ad esempio in alcuni paesi africani sono tipici i distillati di latte. Ma andiamo a vedere come funziona la distillazione. Il metodo più semplice per distillare, e vi ricordo per l'ennesima volta di non farlo a casa, o comunque anche se qualcuno avesse questa malsana idea di ripetere l'esperimento, non bevete assolutamente il distillato perché è molto pericoloso. Infatti durante la distillazione, soprattutto di ad esempio vinacce o vino e sostanze insomma non pure, durante la distillazione si sprigionano nella parte iniziale, cioè la testa di quello che sarà il nostro distillato, si sprigiona il metanolo. Il metanolo è una sostanza molto, ma molto, è un alcol molto tossico, odora effettivamente di metano, ha questo odore molto pungente, molto forte, e il metanolo è tossico, addirittura letale. Quindi c'è chi è morto, c'è chi, in Italia c'è stato il caso del vino arricchito col metanolo per aumentarne la gradazione alcolica, c'è chi è morto o c'è chi addirittura è diventato cieco. Non so se avete mai visto i Simpson oppure i film americani, la distillazione del moonshine durante il periodo del proibizionismo. Molto spesso, se venivano distillati male questi whisky bianchi, moonshine, causavano cecità e quindi molte persone sono diventate cieche. Quindi per questo vi ripeto di non provarlo a casa. Se lo fate, utilizzate quell'alcol, non so, a fini potete pulirlo in casa, ecco, se non vi va di buttarlo, però io vi consiglio sempre comunque di buttarlo, oltre che l'alcol è infiammabile e molto pericoloso. Quindi passiamo alla simulazione, insomma alla distillazione vera e propria. Io nel mio caso lo butto, non lo utilizzo neanche per fare diciamo per fare un prodotto per le pulizie, perché non mi fido, comunque lo butto. Allora vi faccio vedere, questo è l'alambicco. Cosa andremo a distillare? Andiamo a distillare delle cose che non mi piacciono. Ad esempio c'è un vino, uno spumante, c'è un vino comprato, io amo molto i vini ma questi vini non mi sono piaciuti, c'è un vino acquistato, un vino rosso, c'è un liquore, c'è un altro prodotto fatto in casa che non è buono. Ovviamente tutti questi prodotti contengono una parte alcolica che noi attraverso la distillazione andremo a separare dalle restanti parti del prodotto. Quindi se un vino ha 12 gradi, cercheremo di togliere quei 12 gradi dalla restante parte. Allora, vi faccio vedere come iniziamo. Allora, abbiamo la nostra pentola in rame, 100% rame, perché il rame è un ottimo conduttore di calore, e andiamo ad inserire all'interno della pentola il prodotto da distillare, in questo caso del vino spumante, ecco. Se così lo vogliamo chiamare, perché non mi è piaciuto affatto. Continuiamo ad inserire, possiamo inserire un unico prodotto per sentire. Questo era spumante da uve moscato, sentiremo dei sentori tipici del moscato, se ce ne sono. Ovviamente la materia primaria più è buona e più avremo un distillato di qualità. È ovvio che qual è la differenza tra un ottimo distillato? Innanzitutto gli alambicchi che utilizzano, tra un distillato, tra una grappa comprata a 5,90 € al supermercato e una grappa acquistata a 15, 20, 30 € a bottiglia.
influisce sicuramente l'invecchiamento, quindi ci sono delle grappe bianche, delle grappe invecchiate, ma influisce soprattutto l'utilizzo di alambicchi a colonna continui o l'utilizzo di alambicchi discontinui. L'alambicco continuo è un alambicco che distilla quasi tutta la materia prima in purezza, mentre l'alambicco discontinuo utilizza un metodo differente e la materia prima al suo interno deve esserci una materia davvero buona, perché non distilla tutto in purezza e quindi gli aromi della materia prima permangono all'interno del distillato. In poche parole, se noi utilizziamo una materia prima di scarsa qualità, utilizzeremo un alambicco continuo a colonna. Sono quegli alambicchi alti che si vedono a volte nelle fabbriche, nelle industrie. Quindi da una materia prima di scarsa qualità potrà solo uscire un distillato di scarsa qualità, e quindi conviene all'azienda distillare quasi tutto, arrivare praticamente ad alcol etilico puro, e dopo costruirsi il proprio distillato a seconda delle aromatizzazioni, dei legni, eccetera eccetera. In questo caso mischiamo vari prodotti perché tanto a noi il risultato organolettico finale non ci interessa, e quindi andiamo a mischiare vari prodotti. Ho mischiato un vino rosso, un vino bianco e addirittura un liquore che mi hanno regalato ed è veramente pessimo, dovrebbe essere un liquore al caffè. E andiamo ad inserire un altro vino aromatizzato, un esperimento fallito, e ecco qui. Perfetto, abbiamo riempito completamente il nostro alambicco, la nostra pentola dell'alambicco, che ora chiuderemo. Ad uscire nulla dall'interno dell'alambicco se non nella serpentina. Quindi andremo ad accendere il fuoco, manterremo anche per una questione di sicurezza una fiamma bassa e controlleremo costantemente la temperatura, che in questo frangente è circa 30 gradi, 29-30 gradi. Quindi vedremo che la temperatura gradualmente aumenterà e verso i 60-65 gradi inizierà ad uscire il distillato, che vi ricordo è nella prima fase da 60 a circa 82-85 gradi, e metanolo, che è questa sostanza tossica. Quindi questa sostanza tossica va assolutamente buttata, non va bevuta, non va annusata, perché è veramente molto pericolosa. Quindi elimineremo il metanolo e poi ci sarà il cuore del distillato che andremo a misurare per vedere a quanti gradi sarà uscito. Nel caso di una gradazione alcolica bassa, 30-35 gradi o 40, andremo a ridistillare il prodotto per purificarlo ulteriormente e far uscire un prodotto ad una gradazione alcolica di circa 60-70 gradi, che poi è il fine. È arrivato a temperatura, l'acqua all'interno della serpentina è diventata bollente, cadono le prime gocce di distillato, che in questo caso vi ricordo che è metanolo, quindi non bevetele, in ogni caso non bevetelo comunque. Andiamo a raffreddare in continuazione il nostro distillato mettendo all'interno dell'acqua fredda, se non ghiacciata. Guardate, questo è il distillato che esce, questa è l'acqua di raffreddamento. Più è fredda l'acqua, più il distillato uscirà bene. Guardate come sgorga lentamente il nostro distillato. Questo è il distillato purissimo, mentre questo era molto di più, ma
purtroppo mi è caduto. Questo è il metanolo, ha un odore molto ma molto pungente, non riuscirete comunque a metterci dentro il naso perché puzza tantissimo, dà proprio di alcol, benzina, un odore chimico fastidiosissimo, e questo va assolutamente buttato. Guardate, il distillato, siamo a circa, ecco, siamo intorno ai 92 gradi più o meno, e questo è il distillato purissimo che sta uscendo. Vi ricordate il colore era scuro? Questo è il distillato purissimo. Ricordatevi di raffreddare in continuazione con acqua fredda. In commercio ci sono degli alambicchi che raffreddano, cioè attraverso un sistema collegato al rubinetto, raffreddano in automatico l'acqua. Vi consiglio vivamente, questo è solo per scopi, diciamo, scientifici e ludici. Questo alambicco non è un alambicco serio, però ci sono in commercio sicuramente degli alambicchi che hanno un sistema di raffreddamento che si collega al rubinetto di casa, quindi l'acqua fredda circola in continuazione all'esterno della serpentina e quindi avrete sicuramente un prodotto migliore. Guardate, fra un po' faremo il test, vedremo a quanti gradi è uscito questo distillato e vedremo insomma quali sono i sentori. Cercheremo di dare una descrizione quanto più professionale, quanto più professionale al nostro distillato. La fine della distillazione avviene quando si sono raggiunti all'incirca i 95-100 gradi, perché a questo punto uscirà la coda del distillato. La coda del distillato non è tossica, ma porta con sé degli elementi organolettici molto, ma molto, come dire, disturbanti, quindi puzze, sapori di bruciato, sentori, olezzi vari, eccetera, eccetera. Quindi la parte finale del distillato va buttata, va scartata, ma non perché è tossica, ma perché comunque produce degli odori sgradevoli. Quindi terminata la nostra distillazione avremo circa da 2 litri ottenuto 250 ml di prodotto finito, e con l'ausilio di un alcometro misuriamo la gradazione alcolica ottenuta in questa maniera. Quindi andiamo a inserire l'alcol all'interno della nostra provetta, ecco qua, e andiamo ad immergere il nostro alcometro che misura la gradazione alcolica. Aspettiamo che l'oscillazione sia terminata, giriamo, ecco, vediamo un po', siamo all'incirca sui 63-62 gradi alcolici, quindi un ottimo risultato. In questo caso, se ci fermiamo senza distillare oltre e simulando che sia un prodotto vendibile, buono, commerciale, avremo un prodotto che si chiama a puro grado, cioè non viene diluito con acqua distillata, quindi un prodotto puro che può essere più o meno aromatizzato, più o meno invecchiato all'interno di barrique di legno, di rovere, eccetera eccetera, unito a zuccheri, caramello e quant'altro prevedono i vari disciplinari delle produzioni. In questo caso abbiamo un vero e proprio, possiamo definirlo brandy, perché è un distillato di vino, un brandy bianco che non ha fatto alcun passaggio in legno, puro grado 60 gradi.
per smorzare l'alcolicità, quindi possiamo unirvi dell'acqua distillata fino ad arrivare alla gradazione alcolica desiderata, che solitamente si aggira intorno ai 40 gradi. Quindi avremo un brandy bianco, oppure prendiamo quest'alcol qui senza diluirlo, lo passiamo in una barrique, in una piccola botte, ce ne sono alcune molto piccole, anche da 5, 10, anche 15 litri in commercio, lo mettiamo nella barrique, lo facciamo invecchiare 1, 2, 3 anni a seconda del nostro gradimento, e poi avremo un vero e proprio brandy, quindi un distillato di vino invecchiato in botti di legno. Ci sono alcuni metodi tra virgolette alternativi, potremmo inserire delle barrette di legno all'interno di un boccaccio, delle chips di legno per far confluire gli aromi del legno all'interno del distillato. Sono dei metodi che vengono utilizzati anche per la produzione del vino, dei metodi ovviamente non molto ortodossi e non molto apprezzati dai wine lovers, dai sommelier o dagli assaggiatori di vino. In ogni caso 60 gradi, si possono aggiungere aromi, spezie, scorza d'arancia, fare dei veri e propri zuccheri per fare dei veri e propri liquori, oppure lasciarlo così, ma sfido chiunque a bere, posso dirlo francamente, una porcheria del genere derivata da insomma una distillazione domestica che insomma non è delle migliori, e soprattutto da una materia prima così scadente. In ogni caso, quello che vi consiglio di fare è buttare assolutamente questo prodotto, perché può essere, ripeto, nocivo, è illegale la distillazione, lo ripeto ancora una volta, e comunque insomma sarebbe anche una roba, una ciofeca, e il pezzo non faccia diciamo molto onore a chi ama i veri distillati. A questo punto la distillazione si può dire conclusa, possiamo lavare, disinfettare bene il nostro alambicco, il prodotto rimasto all'interno della pentola, ovvero qui deve essere buttato, insomma buttato nel lavandino, smaltitelo come meglio credete, anche perché è una cosa imbevibile, non ha più un tono alcolico, una gradazione alcolica, e fa schifo. Se invece volete fare dell'alcol a 90 gradi, potete tranquillamente prendere questo prodotto, stando attenti non una ma 10 volte, ridistillarlo, eliminare quella parte di acqua residua, e poi in un secondo momento potete ridistillarlo, perché attenzione che è molto ma molto infiammabile, potete ridistillarlo e fare alcol puro, non so, per produrre dei liquori eccetera eccetera, ma come sempre io vi consiglio di non far nulla. Andiamo a vedere l'analisi olfattiva. Adesso condurrò per voi una breve analisi olfattiva per quello che potranno essere i sentori rimasti all'interno del nostro distillato di vino. C'è quello che vi voglio dire, che ovviamente non lo berrò, però vediamo al naso come, così giusto per una curiosità. Allora, rigirando il bicchiere avvertiamo subito un aroma pungente dato dall'alcol e dalla pessima qualità, direi, della distillazione. Avviciniamo gradualmente il bicchiere al naso e avvertiamo i sentori speziati, cannella, chiodi di garofano predominanti, vaniglia. Erano gli ingredienti del vino aromatizzato, che ovviamente
hanno preso il sopravvento su altri due vini di scarsa qualità organolettica. Quindi quello che noi avvertiamo, oltre all'odore pungente dell'alcol, perché stiamo parlando comunque di un prodotto a 60 gradi, sentiamo proprio questi aromi pungenti di cannella, chiodi di garofano e toni di vaniglia, pepe nero, scorzette di arance, tutti elementi presenti all'interno del distillato. Come detto, non lo berrò, non fatelo neanche voi a casa. Mi ricordo da ragazzino, quando guardavamo le puntate di wrestling, dicevano in continuazione: non ripetetelo a casa, anche voi non ripetetelo a casa. Sarà curioso distillare la prossima volta il liquore al mandarino, per vedere se alla fine questi sentori si avvertono di mandarino anche dopo la distillazione. Credo piacevoli sentori di mandarino. Presto, molto presto vi farò vedere come si farà l'assenzio. Sto aspettando la fioritura dell'assenzio dell'artemisia nel mio giardino e presto vi farò vedere come si realizzerà l'assenzio. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo sui social, venite a visitare il nostro sito www.vinodivino.wine e soprattutto aggiungeteci al canale YouTube per seguire i nostri futuri video. Arrivederci e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!